Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel commentario di questo nuovo video. In questo video realizzerò la gricia, in pratica l'antenata della carbonara. Per realizzare alla perfezione questo piatto c'è bisogno di prestare attenzione ad alcuni passaggi fondamentali e alla fine risulterà un gioco da ragazzi replicarla. E passiamo subito alla preparazione. Partiamo dal guanciale. Io per questo piatto scelgo di solito due tipi di guanciale, uno più grasso e un altro più magro. Ovviamente potrete trovare anche del guanciale con un bilanciamento perfetto tra parte grassa e parte magra. Il guanciale lo taglio a fette spesse, più o meno 1 centimetro, e poi a strisce. Mi raccomando, cercate di non tagliarlo troppo spesso. Alla fine dovreste ottenere un risultato più o meno di questo tipo. Adesso è il momento del secondo ingrediente base, ovvero il pecorino romano. Non parmigiano, mi raccomando. Sulla scelta del pecorino è importante la stagionatura. Non deve essere troppo stagionato, come si usa dire a Roma deve fare la goccia, ovvero deve sudacchiare, lacrimare. Una cosa fondamentale è la grattugia. Io utilizzo una microplane. L'effetto deve essere spumoso e voluminoso. Assolutamente niente formaggi già grattugiati nella busta. Si grattugia sempre a mano. Il terzo ingrediente è ovviamente il pepe. Ne gratto una quantità abbondante nella padella e lo lascio tostare a temperatura media. Una volta tostato vado a renderlo in polvere più fina con un pestello. Questo perché voglio una pasta colorata, il pepe deve vedersi nel piatto e rendere la crema grigia, da cui il nome grigia. Sempre a fiamma media rosolo il guanciale. Nel mentre che il guanciale rosola, posso mettere a cuocere la pasta. L'acqua la salo leggermente, giusto per non lasciare la pasta in sapore. Il guanciale rilascerà tutti i grassi lentamente e in pochi minuti una parte sarà pronta per essere asciugata su carta assorbente e diventare croccante. Il resto rimane in padella e verrà sfumato con acqua di cottura a creare un'emulsione. Questa sarà la base per continuare la cottura della pasta in padella. A metà cottura calo la pasta in padella e la continuo a cuocere come fosse un risotto, aggiungendo pian piano acqua di cottura. Non appena la cottura della pasta è al dente e l'amido è stato rilasciato a dovere, creando una bellissima crema, aggiungo il pepe in polvere, mescolo per amalgamare il tutto e tolgo dal fuoco. Fuori dal fuoco aggiungo il pecorino romano a neve e aiutandomi con poca acqua di cottura manteco fino a rendere la crema omogenea. Adesso è il momento di impiattare aggiungendo poi il guanciale croccante e una manciata di pepe fresco. Calmi nei commenti, la porzione del piatto è per le foto, io ho mangiato dalla padella. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine e alla prossima ricetta. Ah, quasi dimenticavo, iscrivetevi al canale, supportatemi con un bel like e condividete. Ciao!